Torta di mele senza burro e senza olio. Soffice, golosa, facilissima. Se vi va, prepariamola insieme. È un'ottima torta da servire come colazione o come merenda. Prima di cominciare, vorrei invitarvi a iscrivervi al mio canale se ancora non siete iscritti e a lasciare un like a questo video. Prendiamo una ciotola, inseriamo all'interno 160 g di zucchero, scorza di arancia e di limone. Vanillina in polvere e 4 uova. Come al solito, dopo aver sgusciato le uova, ci laviamo accuratamente le mani. Mescoliamo il composto di uova e zucchero. E poi aggiungiamo 250 g di mascarpone. Questo è l'ingrediente segreto che ci permetterà di avere una torta davvero speciale, sofficissima. Con un setaccio inseriamo 250 g di farina 00. È una bustina di lievito per dolci. Mescoliamo con una frusta fino ad incorporare tutta la farina. Se anche voi adorate i dolci da colazione, non dimenticate di lasciare un like a questo video e di commentare qual è la vostra torta preferita. Così la preparerò nel prossimo video. L'impasto è pronto. Non ci resta altro che sbucciare le mele. Potete utilizzare tranquillamente qualsiasi tipo di mela. Dividiamo in due parti e procediamo a togliere i noccioli. Tagliamo quindi a cubetti. Inseriamo in una ciotola con succo di limone, e poi abbondante cannella. Se vi piace potete abbondare. Io personalmente adoro tantissimo il gusto della cannella con le mele. Uniamo le mele all'impasto, lasciandone circa 2 cucchiai che poi andremo a mettere sulla superficie della torta. Mescoliamo . Prendiamo uno stampo circa 26 cm, ho bagnato un foglio di carta da forno e l'ho fatto aderire alla tortiera. Inseriamo quindi l'impasto all'interno. Lisciamo la superficie con una spatola e sistemiamo i cubetti di mela che abbiamo lasciato. In questo modo. Una manciata di zucchero semolato in superficie per rendere la nostra torta più caramellata. Infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 45 o 55 minuti.
vi consiglio di fare sempre la prova stecchino prima di estrarre la torta dal forno. Ognuno di noi naturalmente conosce il proprio forno. Se per esempio avete un forno molto aggressivo che tende a bruciare in fretta, abbassate un pochino la temperatura, per esempio a 160 gradi. Se invece avete un forno che mantiene la temperatura corretta, 180 gradi è la temperatura esatta. Insomma, questa torta è davvero buonissima. Prima di estrarla dalla tortiera, lasciatela riposare per un'oretta perché deve essere completamente fredda. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi mando un bacione e un abbraccio, mi raccomando lasciate un like, condividete e commentate. Alla prossima, ciao e buon pomeriggio!